Di cosa ho bisogno per iniziare a formulare? Cosa mi serve per allestire un piccolo laboratorio cosmetico? Sono le domande che ricevo più spesso dagli studenti che cominciano e le capisco perché è la prima vera difficoltà e non è neanche una formula. Ti guardi intorno e vedi attrezzature che costano centinaia di euro accanto a bilancine da pochi spiccioli e se non sai cosa è davvero indispensabile e cosa è lusso, il rischio è spendere male in due modi opposti. Comprare cose che non ti servono oppure risparmiare proprio su quella che conta di più. Oggi rispondo a quelle domande. Con che cosa parti davvero? Perché ogni strumento è lì, non per completezza, ma perché senza perdi qualcosa di preciso. E quanto ti costa? E te lo anticipo subito così sai dove andiamo a parare. Un laboratorio completo con cui formulare sul serio ti costa intorno ai 250 euro, quanto uno smartphone di fascia media. Resta con me fino alla fine e vediamo come ci arriviamo. Prima degli strumenti voglio darti un modo di pesarli che ti resta per sempre, perché senza questo il resto è solo una lista della spesa. Quando formuli, tu non vedi quello che succede dentro la tua emulsione, non vedi le molecole, non vedi il pH, non senti con le dita se la temperatura è quella giusta. Sei in un certo senso cieca o cieco. E gli strumenti sono, diciamo, i tuoi sensi. La bilancia è il tuo tatto, è il modo in cui percepisci le quantità reali, non quelle che credi di aver messo. Il pH-metro è il tuo gusto, è ciò che ti dice se una formula è acida o alcalina, esattamente come il palato distingue in un istante l'aspro di un limone dall'amaro di un bicchiere d'acqua e bicarbonato. Il termometro è la tua percezione del caldo e ti dice quando una fase è pronta e quando la stai bruciando. Formulare con strumenti scadenti è come cucinare senza sentire i sapori. Puoi seguire la ricetta alla perfezione, ma se non senti cosa stai facendo, ogni piatto ti verrà diverso e ogni tanto verrà male senza che tu capisca il perché. Ecco perché la domanda non è quanto costa lo strumento, la domanda è quanto errore introduce nella mia formula se è impreciso. Tienilo a mente, è il criterio con cui sceglieremo tutto quello che segue. Sono Luisanna, cosmetologa, formulatrice e founder di Cosmetech Academy e se stai muovendo i primi passi in questo mondo, questo video è pensato apposta per te. Prima ancora degli strumenti però c'è un ingrediente che è anche una scelta tecnica e che quasi tutti sbagliano dall'inizio. Sto parlando dell'acqua. Nelle formule con una fase acquosa, l'acqua è spesso l'ingrediente più abbondante di tutti. E la tentazione, quando si comincia in casa, è di usare quella del rubinetto. Ti prego, non farlo, fermati. Ed è importante capire perché, non solo che non si fa. L'acqua del rubinetto è piena di ioni, calcio, magnesio e tracce di metalli come ferro e rame che arrivano dalle tubature. Sono invisibili, ma non sono inerti. Calcio e magnesio portano una doppia carica positiva che interferisce con molti emulsionanti, con i gelificanti, come ad esempio i Carbomer, e con i tensioattivi. Possono far collassare la viscosità o far separare l'emulsione. E gli stessi ioni disturbano il conservante e reagiscono con alcuni attivi, cambiandone il colore. In pratica, parti da un ingrediente che non controlli, diverso ogni volta perché la durezza dell'acqua cambia da zona a zona e da stagione a stagione. È il primo nemico della ripetibilità. Quello che ti serve è acqua demineralizzata, cioè priva di questi ioni, oppure acqua distillata. La trovi dai fornitori di materie prime cosmetiche, costa poco ed è la base neutra e stabile su cui costruire tutto il resto. È la prima cosa da mettere nel carrello, prima ancora degli strumenti. E adesso lo strumento più importante di tutti, quello su cui non si transige mai, la bilancia.
La prima cosa da dire è che in cosmetica non si misura a cucchiai e non si contano le gocce, si pesa tutto, compresi i liquidi, perché una formula si ragiona in percentuali sul peso e una goccia non ha un peso costante, dipende dalla densità, dalla temperatura, dal contagocce. Se vuoi approfondire ne parlo nel video su come si scrive una formula cosmetica che trovi tra i suggeriti qui sotto in descrizione. Qui ti basta sapere questo: in laboratorio si pesa tutto. Faccio un esempio concreto perché si capisca la posta in gioco. Immagina di dover mettere un conservante allo 0,5% in un campione da 100 grammi. Sono mezzo grammo. Se la tua bilancia arrotonda e invece di mezzo grammo te ne fa mettere uno, hai raddoppiato il conservante. In un colpo solo hai cambiato la sicurezza e magari la tollerabilità del tuo prodotto e non te ne sei neanche accorta o accorto perché la bilancia ti ha dato un numero tondo che non era vero. Ecco perché la caratteristica che conta in una bilancia non è quanto pesa al massimo, è la sua risoluzione, il più piccolo incremento che riesce a leggere. Per iniziare, la risoluzione giusta è 1/100 di grammo. È lo stesso standard di ingresso per formulare in modo serio e sotto quella soglia non conviene scendere. La buona notizia è che una bilancia da laboratorio con questa risoluzione costa poco, intorno ai 30 euro, ed è già uno strumento seriamente accurato. Cerca una capacità sui 500 o sui 600 grammi, più che sufficiente per i campioni che farai all'inizio. Con quelle due caratteristiche sei a posto. E c'è un dettaglio che si trascura spesso ma fa la differenza: la livella a bolla, quella bollicina d'aria dentro un cerchietto su un angolo della bilancia. Ti dice se lo strumento è perfettamente in piano, perché una bilancia appoggiata su un tavolo da lavoro storto, anche di poco, pesa male. Mettila dove lavori, guarda la bolla e se non è centrata regola i piedini finché non lo è. 10 secondi, una volta sola, e tutto quello che pesi da lì in avanti parte da una base corretta. E adesso, la regola pratica che ti evita un problema prima ancora che si presenti. Fai i tuoi campioni da 100 grammi in su. Ti spiego il perché. Perché è un ragionamento che ti servirà per tutta la vita. Il punto non è quanto pesa poco la bilancia, è quanto pesa l'errore rispetto a quello che stai pesando. Su un campione da 100 grammi, quel conservante allo 0,5% è mezzo grammo. Un errore di 1/100 è il 2% della pesata, trascurabile direi. Ma se scendi a 25 grammi, lo stesso conservante diventa circa 1/10 di grammo e quello stesso errore di 1/100 diventa l'8%, 4 volte tanto con la stessa identica bilancia. E se un ingrediente sta a percentuali ancora più basse, arrivi a pesate di pochi millesimi di grammo che una bilancia da 1/100 non legge proprio. Quindi il modo per restare dentro la portata del tuo strumento non è comprarne uno più sensibile, è tenere il campione abbastanza grande. Lavorando tra i 100 e i 300 grammi, la tua bilancina fa tutto quello che ti serve. Solo molto più avanti, con formule che hanno attivi a dosaggi minimi, valuterai la bilancia da 1/1000, ma è un pensiero per il futuro, non per oggi. Un'ultima cosa, e vale per qualsiasi bilancia economica o costosa, va calibrata. Con il tempo tutte perdono un po' di precisione e la calibrazione le riporta in riga. Le bilance serie arrivano con un pesetto di calibrazione apposta, 30 secondi, che fanno la differenza tra una misura di cui ti puoi fidare e una che ti tradisce senza dirtelo. Secondo strumento, come misuri il pH? Il pH della tua formula non è un dettaglio estetico, decide se un attivo funziona, se un conservante è efficace, se il prodotto è compatibile con la pelle. Sbagliare il pH significa a volte buttare via tutto il lavoro. E per misurarlo hai due strade, che non sono in competizione, sono due tappe diverse del tuo percorso. La prima sono le cartine indicatrici, quelle strisce che cambiano colore a contatto con il prodotto e che confronti con una scala cromatica.
Sono economiche e direi anche immediate e per me hanno un solo uso legittimo: capire in che direzione si sta muovendo la formula. Ti dicono se sei in ambiente acido o vicino al neutro e per quello vanno bene. Ma fermati lì, perché come strumento di misura hanno due limiti seri. Il primo: ti danno un'approssimazione, non un valore preciso. Leggi circa 5 o anche tra 5 e 6, ma non ti diranno mai 5,2, e in una formula dove il pH target è 5,5 e magari hai un attivo che lavora solo in una finestra stretta, quella differenza conta e come. Il secondo limite è ancora più pratico e lo scopri subito. Con una formula colorata le cartine diventano inutilizzabili. Se il tuo prodotto è rosa, giallo, ambrato, quel colore si sovrappone al viraggio della cartina e dato che moltissime formule un colore ce l'hanno, ti ritrovi con uno strumento che non puoi usare proprio quando ti serve. Ecco perché il mio consiglio, anche per un piccolo laboratorio, è di passare presto al pH-metro. È uno strumento elettronico con una sonda che immergi direttamente nel prodotto e che ti dà il valore con 2 cifre decimali, indipendentemente dal colore della formula. Un modello adatto ad un piccolo laboratorio si trova intorno ai 50 euro, spesso già completo delle soluzioni tampone per la calibrazione. E qui ti dico 3 cose che te lo fanno durare, perché il pH-metro è delicato e chi lo compra senza saperlo lo rovina in fretta. La prima: va calibrato regolarmente con le soluzioni tampone, altrimenti ti dà numeri precisi ma sbagliati, che è la cosa peggiore che possa capitare. Ti fidi di un valore che non è vero. La seconda cosa, ed è quella che ammazza più pH-metri di tutte: la sonda non deve mai asciugarsi. Il bulbo di vetro va tenuto umido, sempre, e qui attenzione, perché i modelli economici quasi mai hanno un cappuccio con un serbatoio. Dentro c'è solo una protezione a secco. Se il tuo ha una spugnetta nel cappuccio, inumidiscila. Se non ce l'ha, tieni la sonda in piedi dentro una boccettina con un dito di liquido, quanto basta appunto per coprire la sonda, il bulbo, la punta. E il liquido non deve mai essere acqua distillata o demineralizzata. Sembra la scelta più pulita, ma è la peggiore, perché estrae gli ioni dal vetro e rovina il bulbo. Se non hai la soluzione di conservazione, usa il tampone a pH 4, quello che trovi già nel kit di calibrazione. Ultima cosa, e te lo dico con onestà, in questi strumenti l'elettrodo non è sostituibile, è un consumabile. Trattato bene dura anche 2 anni, poi si deve cambiare tutto. Chi vuole qualcosa che duri deve passare ad un modello con sonda separata e attacco a baionetta, ma lì il prezzo sale parecchio. La terza è pratica. In una crema densa il pH non si misura infilando la sonda direttamente nel vasetto. Si prende una piccola parte di prodotto, si diluisce al 10% con acqua demineralizzata e si misura lì. La lettura è più stabile e la sonda non si intasa. Ma andiamo avanti con gli strumenti. Come scaldi? Perché la maggior parte delle emulsioni si prepara a caldo e il modo in cui gestisci il calore cambia molto il risultato. Anche qui ti dico subito la cosa che conta. Il problema non è raggiungere la temperatura, è controllarla. Scaldare in fretta è facile, lo fa qualsiasi cosa. Il difficile è scaldare in modo dolce e graduale e poter rallentare quando serve. Per questo il metodo più semplice e più affidabile per iniziare è il bagnomaria, ossia una pentola con acqua calda e dentro il tuo recipiente con la fase da scaldare. L'acqua trasferisce il calore in modo uniforme e gentile, non brucia gli ingredienti, non crea punti troppo caldi, è lento ed è proprio questo il suo pregio. E qui c'è una cosa importante perché evita un dubbio comune. Il rischio dell'induzione e del gas esiste solo quando scaldi direttamente con il becher appoggiato sulla fiamma o sulla piastra. Lì il calore arriva troppo in fretta, la temperatura schizza
schizza su e rischi di bruciare le materie prime o di far evaporare l'acqua della formula cambiando le percentuali senza accorgertene. Il bagnomaria risolve proprio questo, perché tra la fonte di calore e la tua formula c'è l'acqua a fare, diciamo, da cuscinetto. Sotto la pentola puoi usare quello che hai, una piastra elettrica o a induzione, che in diretta sarebbe troppo aggressiva, ma il bagnomaria diventa perfettamente gestibile perché non tocca mai la tua fase. Con l'induzione l'unica accortezza è che la pentola sia ferromagnetica, di quelle a cui si attacca una calamita. Quello che conta, qualunque fonte tu usi, è che a scaldarsi per prima sia l'acqua e che la tua fase arrivi in temperatura piano attraverso di lei. E qui ti serve il compagno inseparabile della fonte di calore, il termometro, perché nelle emulsioni la fase acquosa e la fase grassa vanno unite a temperature vicine tra loro e a occhio non funziona. La tua mano non distingue 65 gradi da 75 gradi, ma la tua emulsione sì. E su questo ti do un'indicazione precisa perché è un acquisto che si sbaglia facilmente. Prendi un termometro digitale a sonda, quello con lo stelo di metallo che immergi nel liquido. Costa una decina di euro. Non prendere quelli a infrarossi, quelli che punti da lontano, perché misurano la temperatura della superficie, non quella della massa. E la superficie di una fase grassa in bagnomaria può essere parecchi gradi diversa da quello che c'è sotto. Ti darebbe un numero, ma non il numero che ti serve. Andiamo avanti, in cosa pesi e mescoli? Sembra la parte più banale e invece per chi comincia da zero è una domanda vera. Ti servono contenitori per pesare le fasi, scaldarle, mescolarle. Quindi beker di vetro da laboratorio con il beccuccio e magari la scala graduata, oppure semplici ciotole di acciaio inox. Vanno bene entrambi. Il vetro ha però un vantaggio didattico prezioso quando impari. Vedi cosa succede dentro, vedi l'emulsione formarsi. L'acciaio non te lo fa vedere, ma è esattamente il materiale in cui i prodotti si fanno su scala industriale. Lavorare in acciaio ti avvicina a come si fa davvero. Qualunque cosa tu scelga, te ne servono almeno due, perché la fase acquosa e la fase grassa si preparano e si scaldano separate prima di essere unite. E qui c'è un criterio pratico per le misure. Dato che la maggior parte delle emulsioni che farai sono olio in acqua, quindi con la fase acquosa più abbondante, tieni il contenitore grande per l'acqua e uno più piccolo per la parte oleosa. Il grande però deve poter accogliere alla fine tutto il prodotto, perché è lì dentro che unirai le due fasi. In pratica ti consiglio un beker da 250 ml e uno da 100 ml che coprono bene i campioni che farai sicuramente all'inizio. Un consiglio che ti fa risparmiare tempo e soldi: invece dei pezzi singoli, cerca un kit da laboratorio. Si trovano set da una ventina di pezzi con beker di volumi diversi, cilindri graduati, beute, bacchette di vetro, intorno ai 50 euro tutto compreso, così hai da subito tutte le misure che ti servono e non ti ritrovi a metà formula senza il contenitore giusto. Poi ci sono i piccoli strumenti con cui prelevi le materie prime, quelli che non fanno scena ma senza i quali non riesci nemmeno a iniziare a pesare. Per polveri e paste, cucchiaini, spatoline di acciaio da laboratorio che si disinfettano bene e non trattengono residui. Set completi intorno ai 10 euro. Per i liquidi le pipette, che ti fanno dosare goccia a goccia sulla bilancia, cosa che versando dal flacone non controlli. Quelle di vetro sono spesso già nel kit di vetreria e sono riutilizzabili, ma vanno lavate e asciugate ogni volta che cambi materia prima, altrimenti trascini un residuo nella pesata successiva. Quelle di plastica monouso costano pochi euro per un centinaio di pezzi, ne usi una nuova per ogni ingrediente, la butti e la contaminazione incrociata non esiste. Ti serve anche una spatola di silicone o anche di acciaio per recuperare il prodotto dalle pareti del beker senza sprecarne metà. E c'è un aspetto che con i contenitori e con tutti gli strumenti non è un dettaglio, ma per me è sostanza, perché stiamo facendo cosmetici e sto parlando dell'igiene.
Tutto ciò che tocca la formula deve essere pulito e disinfettato prima dell'uso. Un becher che sembra pulito ma non è disinfettato è una delle porte d'ingresso più comuni della contaminazione microbica ed è il motivo per cui un prodotto formulato bene con tanto di conservante a volte ammuffisce lo stesso. Quindi, prima di iniziare, contenitori e strumenti vanno igienizzati con alcol e fatti asciugare. È un'abitudine che deve diventare automatica dal primo giorno. E vale anche per il vasetto, Vale anche per il vasetto in cui metterai il prodotto finito. Vasetti e flaconi vanno disinfettati esattamente come gli strumenti. Non ha senso lavorare in modo pulito per 2 ore e poi versare la crema dentro un contenitore contaminato. E adesso, con cosa mescoli? Qui devo essere sincera con te perché è un punto dove tanti tutorial per principianti danno un consiglio che nella pratica non regge. Molti ti diranno che per iniziare basta una frusta a mano. Per le primissime prove, per prendere confidenza con il gesto e vedere un'emulsione formarsi, può darsi. Ma c'è un problema serio ed è il cuore di tutto questo video. Una formula mescolata a mano non è riproducibile. Pensa a cosa vorrebbe dire rifare la stessa crema 2 volte con la frusta. Stessa identica forza, stessa velocità, stesso tempo esatto. È praticamente impossibile. E se il gesto cambia, l'emulsione cambia, ti ritrovi con una formula che non riesci a rifare uguale per colpa dello strumento e non della ricetta. Per questo, appena fai sul serio, ti serve un, chiamiamolo mescolamento motorizzato, che ti dà una forza costante e ripetibile. E la buona notizia è che non devi comprare subito un emulsore da laboratorio che è uno strumento estremamente costoso. Puoi partire da un semplice frullatore ad immersione, un semplice mini primer, con una raccomandazione ben precisa. Prendilo a più velocità. È questo il dettaglio che fa la differenza. Un mini primer ha una sola velocità che parte subito a manetta, è proprio quello che rovina le formule perché incorpora aria e con le lame che vanno fortissimo può spezzare i polimeri, quei componenti che danno struttura e viscosità, danneggiandoli in modo irreversibile. Un modello a più velocità che oggi trovi dai 40 euro in su ti permette di partire piano dalle velocità basse che non rompono niente e ti danno un'emulsione fine ed omogenea. Parti lento, sali gradualmente solo se serve e hai un mixing controllato e ripetibile ad un costo davvero accessibile. E poi c'è una parte dell'attrezzatura di cui si parla poco e che invece viene prima di tutte le altre, quella che protegge te. Le materie prime cosmetiche non sono ingredienti da cucina. I correttori di pH, e sto parlando di acidi e di basi, sono corrosivi. Diversi conservanti e tensioattivi sono irritanti per pelle e occhi e le polveri fini, quando pesi, si sollevano e si respirano. Quindi, guanti quando maneggi le materie prime, occhiali quando lavori con acidi e basi o quando scaldi e una mascherina quando pesi polveri. Costano pochissimo e non sono un vezzo da professionisti, sono il minimo dal primo giorno. Lavora in un ambiente arieggiato, su una superficie sgombra e lavabile e tieni cibo e bevande lontani dal piano di lavoro. E arriviamo a quello che secondo me è lo strumento più sottovalutato di tutti. Non è elettronico, non ha una scheda tecnica e costa 2 euro. Sto parlando del quaderno di laboratorio. Pensaci un attimo. Abbiamo passato tutto questo video a parlare di ripetibilità. Abbiamo scelto la bilancia giusta per non sbagliare le pesate, il pH-metro per avere un valore vero, il mini primer per avere un gesto costante. E poi, se non scrivi cosa hai fatto, tutta questa precisione evapora. Perché il punto non è solo pesare bene, è sapere tra 3 mesi cosa avevi pesato esattamente. Quel giorno la bilancia ti ha dato 3,04 invece di 3 e tu hai lasciato correre, hai unito le fasi a 68 gradi e non a 70, hai corretto il pH con qualche goccia in più. Sono tutte cose che decidono il risultato e nessuna di quelle ti resta in memoria.
Quindi per ogni prova scrivi la data, la formula con le percentuali, le pesate reali, non quelle che volevi, quelle che la bilancia ti ha dato davvero, le temperature, il pH misurato, cosa hai osservato e cosa è andato storto. E metti un numero di lotto sul campione, anche solo la data, così sai sempre a quale prova corrisponde quel vasetto. È l'abitudine che trasforma chi fa prove in chi sviluppa formule ed è l'unico strumento di questa lista che non ha una versione più costosa. Una bilancia più precisa la puoi comprare, un pH-metro migliore anche, un quaderno più preciso no. La sua precisione sei tu, nel momento in cui scrivi il numero che hai letto davvero e non quello che avresti voluto leggere. E adesso facciamo la cosa che aspettavi da tutto il video, tiriamo le somme. Mettiamo insieme l'essenziale. L'acqua demineralizzata, la bilancia da 1 centesimo di grammo, il pH-metro con le sue soluzioni di calibrazione, il kit di vetreria con becher, cilindri e beute, i cucchiaini e le spatoline di acciaio, le pipette, il termometro a sonda, il mini primer a più velocità, la spatola di silicone, la pentola per il bagnomaria, i guanti e la mascherina e poi il quaderno. Le cartine per il pH tienile pure, ma come bussola in corso di lavorazione. La misura vera la fai con il pH-metro ed è per questo che sta nella lista dell'indispensabile e non tra le cose da rimandare. Il conto totale, tutto compreso, si aggira intorno ai 250 euro. Qualcosa in meno se trovi le offerte giuste, qualcosa in più se scegli i pezzi di gamma più alta. Fermati un attimo su questo numero. Stiamo parlando di un laboratorio cosmetico completo con cui puoi formulare sul serio in modo accurato e ripetibile. Non è un investimento d'azienda, è la cifra di uno smartphone di fascia media e ti dà in mano tutto quello che serve per iniziare a fare davvero questo mestiere. E cosa resta fuori? Cioè quello che comprerai solo più avanti. L'attrezzatura professionale vera e propria, quindi le bilance analitiche di alta precisione, gli agitatori da laboratorio con l'asta e l'elica, l'omogenizzatore ad alta velocità. Sono strumenti magnifici, ma hanno senso quando le tue esigenze crescono, non oggi. E proprio di quel salto di livello parlo nel prossimo video, dedicato a chi ha smesso di sperimentare e vuole attrezzarsi per fare sul serio. Cosa sono quegli strumenti, quando servono davvero e come si scelgono. Quindi iscriviti e attiva la campanella per non perdertelo. E se stai guardando questo video più avanti nel tempo, lo trovi già linkato qui sotto. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e condividilo con qualcuno che sta iniziando a formulare come te. C'è sicuramente una persona tra i tuoi contatti che in questo momento sta contando le gocce invece di pesare. Mandaglielo, a lei serve più che a te. E scrivimi nei commenti, ti prego, con quale strumento hai iniziato e quale ti ha dato più problemi all'inizio. Leggo tutto e le tue esperienze diventano spesso il tema del video successivo. Formulare è un mestiere fatto di precisione, ma la precisione non è una questione di soldi, è una questione di sapere dove guardare e con quali strumenti. Comincia con poco, ma comincia con gli strumenti giusti e scrivi tutto quello che fai, perché è così che le tue formule finalmente cominceranno a ripetersi uguali. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!